Salve a tutti e benvenuti alla 33esima tappa di questo nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Oggi continuiamo con il capitolo dedicato agli anni 80 e vediamo il triennio 1985-1987, in cui avviene un importante cambio di proprietà in casa Fox e l'uscita di alcuni blockbuster che sono rimasti nell'immaginario collettivo. Si parte! Dopo che nel 1971 Alan Ladd aveva preso in mano la produzione della Fox, le cose avevano cominciato ad andare molto meglio, anche grazie al successo di Guerre Stellari. E con la buona salute si erano fatti avanti anche nuovi investitori. Così, nel 1981, due finanzieri, Mark Rich e Mervyn Davis, attivi nelle imprese minerarie e nel petrolio, riescono a prendere il controllo della Fox. Ma quando nell'85 Mark Rich, inseguito dall'FBI per evasione fiscale, scappa all'estero, il socio Mervyn Davis vende la Fox a Rupert Murdoch, il magnate dell'editoria che dall'Australia si era trasferito negli Stati Uniti e qui aveva creato un impero editoriale che spaziava dai giornali alle televisioni e che ora, con la sua società, la News Corporation, vuole estendere la sua attività anche al cinema. Inizia così un'evoluzione che interesserà anche tutti gli altri studios. Gradualmente il controllo passerà alle colossali conglomerate specializzate nella comunicazione multimediale e che vedono nel cinema un importante tassello della loro strategia di comunicazione per integrare e amplificare il proprio business. Con La mia Africa, interpretato da Meryl Streep e Robert Redford, Sydney Pollack firma nel 1985 un colossal romantico vecchio stile. Il film è tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di Karen Blixen, che racconta gli anni passati in Africa nei suoi possedimenti in Kenya e la sua storia d'amore con un cacciatore bianco. Sydney Pollack è un autore storico della New Hollywood, ha girato film come Corvo Rosso non avrà il mio scalpo, I 3 giorni del Condor e non sembrerebbe proprio, sulla carta almeno, il regista più adatto per realizzare un film così commerciale come questo. Però il successo di Tuzzi di 3 anni prima gli apre le porte degli studios e i loro cordoni della borsa e gli permettono addirittura di scritturare 2 star di prima grandezza come Robert Redford, che è decisamente il suo attore preferito, e una splendida Meryl Streep. E fa ancora centro, vince 7 premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e con buona pace dell'impegno sociale. Ma il box office del 1985 decreta la vittoria di un altro blockbuster tecnologico, Ritorno al futuro, diretto da Robert Zemeckis. Il film racconta di un ragazzino che incontra il classico scienziato pazzo che ha scoperto la macchina del tempo e che utilizzerà per andare nel passato e fare in modo che i suoi genitori si conoscano e si fidanzino. Visto il successo che ottiene questo film, Zemeckis girerà in breve tempo anche altri 2 sequel, uno nell'89 e uno nel 90. Il film è prodotto da Steven Spielberg, che è uno che sa come si fanno i soldi con il cinema. E in questo film ci mette tutti gli ingredienti giusti, una trama molto semplice, una storia che è una commedia tra sentimentale e comico, tanta musica d'epoca, anni 50 per i nostalgici e tanti effetti speciali. E voilà, ecco creato il film icona degli anni 80. Subito dopo Ritorno al futuro, il maggior successo del 1985 è Rambo 2 La vendetta di George Cosmatos, interpretato naturalmente da Sylvester Stallone. Questa volta Rambo viene ripescato dal carcere dove sconta la pena per aver mezzo distrutto una cittadina per essere mandato nuovamente in Vietnam a recuperare i suoi ex commilitoni, ancora prigionieri dei vietnamiti.
Come si vede che i tempi sono cambiati. Rambo non è più il reduce disadattato in una società che se la prende con lui, quasi dando la colpa a lui di tutti i crimini e gli errori commessi in questa guerra disgraziata. La presidenza Reagan ha ridato agli americani l'orgoglio e la spavalderia di un tempo. Adesso Rambo sarebbe capace addirittura di sgominare l'esercito vietnamita da solo se lo lasciassero fare, se i politici con i loro intrighi non gli legassero le mani. E anche questo film è un simbolo del cambiamento culturale avvenuto in questi fantasmagorici anni '80. E a questo film seguiranno poi altri sequel fino al quinto episodio del 2019, l'ultimo. Ultimo anche perché pure per Rambo gli anni passano. Dopo più di 10 anni dal suo ultimo western, Lo straniero senza nome del 1971, Clint Eastwood dirige e interpreta nel 1985 Il Cavaliere Pallido, un ritorno al genere western classico con una evidente influenza dei film di Leone. Anche se non particolarmente originale, il film racconta di un misterioso sedicente predicatore che arriva in un villaggio di minatori versati dal prepotente di turno per riportare la giustizia e andarsene misteriosamente subito dopo. In America questo film ha avuto un certo successo, ma in Italia è passato completamente inosservato e sto parlando di una stagione in cui fra i primi 10 film dell'anno 7 sono americani. Questo film invece finisce giù, in fondo alla lista, al 95° posto. Ben altra cosa succederà fra 7 anni con Gli Spietati di ben altro tenore. L'anno del dragone del 1985 segna il ritorno alla regia di Michael Cimino. È un film di genere gangster che racconta la storia di un ispettore di polizia, interpretato da Mickey Rourke, assegnato al quartiere di Chinatown che si scontra con il capo di una gang di delinquenti cinesi. Questo film rilancia la carriera di Michael Cimino, anche se un po' in sordina perché non dirigerà più grandi film spettacolari dopo il fiasco terribile dei Cancelli del Cielo di 5 anni prima, quello che aveva fatto fallire la United Artists. La sceneggiatura è scritta da Oliver Stone e la sua mano si sente in questo poliziesco teso, iperviolento, in cui Mickey Rourke è proprio l'interprete ideale, che infatti lancia la sua carriera proprio con questo film. È comunque un film sincero, sporco, violento, come deve essere un vero poliziesco. L'Oscar per il miglior film del 1986 viene vinto da Platoon, diretto da Oliver Stone e interpretato da Willem Dafoe, Tom Berenger e Charlie Sheen. Racconta la storia di una pattuglia che opera in Vietnam ai confini con la Cambogia e la vita quotidiana della guerra. Questo è il primo vero film di riflessione sulla guerra del Vietnam. Ci sono voluti 10 anni prima di poter guardare in faccia questo evento così traumatico per l'America. Oliver Stone è un reduce del Vietnam e questa esperienza lo ha segnato molto profondamente, tant'è che questo tema ricorrerà spesso nei suoi film. Partendo quindi dalla sua esperienza, sviluppa il tema dell'abbrutimento dei militari mandati a combattere. È un film quindi di dilemmi morali portati nella concretezza. La telecamera si immerge nel plotone, raramente ha uno sguardo d'insieme. Cerca piuttosto di trasmettere la sensazione di cosa si prova a stare lì nel buio, nel fango, tra gli alberi, spesso sotto il fuoco dei nemici e a volte anche sotto il fuoco dei propri compagni d'armi. Ancora un film di guerra ma di tutt'altro tenore è il film che invece conquista il box office del 1986. Top Gun, diretto da Tony Scott, un regista specializzato in film d'azione, interpretato da Tom Cruise. L'opera, sponsorizzata dalla Marina Militare Americana, racconta le prodezze di una squadriglia di caccia Tomcat in servizio su una portaerei.
Top Gun è la quintessenza del sogno di ogni ragazzino, almeno dei ragazzino di quegli anni. E Tom Cruise si consacra nella sua immagine del figo, bello, sorriso ammaliante, impeccabile con le donne, in una professione che è il non plus ultra dei sogni di ogni quindicenne. E con questo film Tony Scott in qualche modo catalizza i sogni dei ragazzini di mezzo mondo con questo prodotto che sarà prestudiato quanto si vuole ma che comunque è di sicuro effetto. Ed è il film che lancia la carriera non solo di Tony Scott ma anche di Tom Cruise, che fino a quel momento aveva vivacchiato in ruoli secondari in film a basso budget e che per vivere faceva anche il fotomodello. Anzi, proprio grazie al successo di questo film avrà la possibilità nello stesso anno di recitare anche nel film Il colore dei soldi di Martin Scorsese con il mostro sacro Paul Newman e dimostrare così di sapere anche recitare. 9 settimane e mezzo è un film di Adrian Lyne, il regista che 3 anni prima aveva girato Flashdance. È interpretato da Mickey Rourke e Kim Basinger e narra la passione travolgente nata per caso fra una mercante d'arte e un agente di borsa, che dura appunto 9 settimane e mezzo prima del ritorno alla normalità. In un periodo così dominato dall'apparenza e dalla superficialità non poteva mancare e non poteva non diventare un mito un film che parla di Eros come se fosse uno spot pubblicitario. Questo film è considerato il manifesto dell'Eros finto trasgressivo, con questa canzone di Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, che è diventata un cult. Tuttavia questa volta Lyne non riesce a bissare il successo di Flashdance e in America questo film è un fiasco clamoroso. Non fosse stato per il mercato dell'home video non avrebbe recuperato neppure la metà dei costi di produzione. Però nel resto del mondo è andato abbastanza bene, anzi in Italia addirittura terzo negli incassi della stagione 85-86, viene subito dopo Rambo 2 e Rocky IV. L'ultimo imperatore del 1987 è un film diretto dall'italiano Bernardo Bertolucci, che racconta in un lungo flashback la storia di Pu Yi, l'ultimo imperatore cinese deposto dopo il colpo di stato dei comunisti di Mao Zedong. Questo film è diretto da un regista italiano, ma siccome è una produzione italo-anglo-cinese può partecipare alla notte degli Oscar e difatti ne vince ben 9, compreso quello per il miglior film. Le imponenti risorse impiegate nella sua produzione hanno permesso a Bertolucci di realizzare un'opera che altrimenti sarebbe stata impensabile. Pensate che è riuscito a girare perfino all'interno della città proibita, che è un privilegio che le autorità cinesi non hanno mai concesso a nessuno se non a troupe cinesi. E in America ha avuto un grande successo, non da blockbuster ma comunque notevole, mentre in Italia è stato addirittura campione di incassi della stagione. Wall Street, anche questo del 1987, è un film di Oliver Stone interpretato da Michael Douglas e Charlie Sheen. È la storia di un giovane e ambizioso agente di borsa che si mette in affari con un grosso speculatore che strumentalizza la sua ambizione e lo trascina nel suo sporco gioco. Oliver Stone realizza con questo film un'altra storia tratta dalla sua esperienza personale perché il padre era stato agente di cambio. Il film è uno spaccato del mondo dell'alta finanza americana, intriso di arrivismo, immoralità, avidità. Il suo protagonista, Gordon Gekko, interpretato da Michael Douglas, è uno squalo della finanza che vuole arrivare sempre primo. In questo senso è un film simbolo del rampantismo degli anni '80, che idolatra l'uomo che si è fatto da sé in modo duro e spietato. Li chiamano yuppies. Anche in Italia se ne parlava, ma con tutt'altro tono. Gli Intoccabili è un film di Brian De Palma, interpretato da alcune delle più importanti star del momento, come Sean Connery, Kevin Costner, Andy Garcia e Robert De Niro.
racconta la storia del gruppo di investigatori che riuscì ad incastrare Al Capone. Questo è il film più famoso di Brian De Palma, sorretto da un'interpretazione straordinaria di Sean Connery e di Robert De Niro. È un film che ha un andamento epico, incalzante, fino alla scena finale, che è stata addirittura girata in rallentatore per dare maggiore enfasi alla tensione del momento, che in alcuni punti ricorda addirittura la corazzata Potiomkin di Eisenstein. Ma non si può lasciare il 1987 senza ricordare Full Metal Jacket di Stanley Kubrick. Il film racconta la storia di un gruppo di giovani Marines appena reclutati e duramente addestrati dal sergente Hartman con metodi brutali, che parte per il Vietnam, dove sperimenta gli orrori della guerra nella battaglia intorno alla città di Hue. Questo è un film di cruda denuncia della guerra e del militarismo, come lo erano stati anche altri due film precedenti di Kubrick, Paura e desiderio e Orizzonti di gloria. È un film che in Italia ha avuto un notevole successo, mentre in America molto meno, forse perché in un'epoca in cui predominava la bellicosità di Rambo, gli americani devono aver percepito con un po' di fastidio questo film che invece ha una tematica del tutto opposta. E per oggi ci fermiamo qui. E nel prossimo video concluderemo questo capitolo dedicato agli anni 80 e vedremo gli anni 88 e 89, in cui avvengono importanti cambi di proprietà in casa Columbia e Warner, ma soprattutto sono gli anni in cui avviene la storica caduta del muro di Berlino. Grazie per avermi seguito fino a qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale, se avete commenti, osservazioni, suggerimenti iscriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata!